Iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perderti altri episodi. Ciao! Non ho rimorsi per quello che ho fatto, non ho rimorso per nulla. Mi dispiace solo una cosa, mi dispiace che non potrò festeggiare con voi quando finalmente la luce tornerà su tutto questo. Che non potrò essere insieme a voi a raccontare della vittoria contro l'oscurità. Ma sono sicuro che voi ci riuscirete, che ognuno di voi qua porterà onore e salvezza in questo mondo. Vi ringrazio per aver fatto parte anche solo per un secondo della mia vita. Che siate stati soldati, amici, amanti, siete stati parte della mia vita. Grazie. C'è un momento di silenzio. I soldati cominciano a battere il pugno sempre più forte. E poi si sente una leva muoversi. E alla leva lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. un'enorme lastra di pietra. Una pietra ben levigata. Diversi ghirigori adornano gli angoli creando delle figure sinuose che si intrecciano tra di loro. Alcune teste di drago agli angoli fanno capire il lavoro curato e preciso in ogni minimo dettaglio di quel sepolcro. Sopra di esso c'è la figura di un uomo con un'armatura d'argento, ogni rifinitura come quella della tomba è perfetta. I drappi rossi fanno da contrasto a questi colori luminosi. I capelli completamente bianchi della figura cadono giù inseguendo le scalanature della roccia. Tutte intorno diverse figure sono in preghiera, in silenzio, e osservano il proprio regnante morto. Accanto a lui c'è il figlio. I capelli corti, rasati ai lati, sono neri, ma alcune ciocche bianche fanno capire che c'è qualcosa di diverso in lui. Il ragazzo è giovane, neanche una lacrima solca il suo volto. Afferra la mano del padre. Io combatterò per difendere tutto quello che hai difeso tu oggi, ma sarò pronto a sacrificarmi per il mio mondo e per chi mi vuole bene. Come una leggera dissolvenza la scena cambia, siamo 500 anni dopo e ora a posto del padre, sopra quel sepolcro, c'è il figlio. Non ha le stesse vesti, ma è comunque un re. Siete tutti intorno al sepolcro di Victor. Quel luogo è diverso dal resto della città, è un posto solo per le persone vicine e per coloro che hanno avuto un significato profondo per lui. È l'ultimo estremo saluto. Le sue vesti sono semplici, ma gli sono state cambiate. Ha una leggera maglia bianca in un ferro però che è stato miscelato con l'argento per creare una leggera luminescenza, quasi una sorta di aura magica. La moglie, insieme alle altre elfe, cominciano un canto di addio a un'anima che ora deve ricongiungersi ai suoi antenati. Io sono vicino a Archibald con la faccia nascosta nella sua spalla. Sto piangendo dall'esecuzione ad adesso, non ho smesso un attimo di piangere. Io invece sono là più teso del solito, comunque non sto piangendo ma ho lo sguardo basso fisso a terra sulla punta delle mie scarpe. In questo momento Doug osserva il canto e ricorda quello che è stato un compagno d'arme, nonché anche un amico. Inizia anche lui a cantare. Jasper è un po' in disparte, arretrato rispetto ai propri compagni, appoggiato probabilmente con la schiena
al tronco di uno degli alberi che decorano il giardino e che accompagnano la cerimonia. Li osserva perché in realtà lui, è inutile nasconderlo, lui non è emotivamente così tanto coinvolto. Assiste alla scena e si ripromette che farà il possibile perché il sacrificio di Victor non sia stato vano, ma non versa lacrime e non ha parole così tanto di encomio o di amicizia verso Victor. Seika invece è davanti alla tomba, gli occhi pieni di lacrime, però non è un pianto trattenuto di tristezza o dolore, è proprio il volto della rabbia cocente, della furia, di chi è davanti a un'ingiustizia e vuole mordere il mondo, e lei ora si ritrova con questa enorme responsabilità sulle spalle che non sa neanche se vuole, anche se è molto infantile, è furiosa con suo padre perché è morto. Canto termina. Le altre anziane, credenti soprattutto ad Alistrae, cominciano una leggera litania, un piccolissimo canto. La moglie si avvicina a quello che è un corpo senza vita, poi si gira verso di te, Seika, ti porge la mano. Accanto a lei, dal lato opposto, Renzao ti porge la mano, quasi come se entrambi volessero che tu ti avvicinassi a lui, ancora più vicino. Faccio un respiro profondo, prendo quella di mia madre. Renzao poggia le mani sulla tomba. La morte di un drago non è per sempre. La morte di un drago lascia sempre qualcosa con sé, un dono per ricordarlo per sempre. Tua madre ti guarda e avvicina la tua mano al cuore di Victor. Passa molto tempo prima che il loro calore, la loro magia svanisca per sempre. E tutti quanti vivete questa scena. Improvvisamente un'energia arcana comincia a girare intorno al braccio di Seika, sale, segue le venature del tuo corpo, delle tue ferite, vieni completamente ricoperta da questa energia magica. Lo vedete tutti e vedete anche il cambiamento della sua ferita. Da delle scaglie di pietra diventano delle scaglie d'argento e non senti più alcun dolore. Dopodiché l'energia continua a muoversi e vedete che l'arco di Seika viene completamente ricoperto da questa energia. Quando afferri l'arco, improvvisamente questo cambia. Il legno prima si gonfia e poi comincia ad annodarsi tutto su se stesso e diventa qualcosa di diverso, qualcosa che voi quattro avete già visto. Un ruggito nell'aria segue l'apparizione della quinta vestigia. La maggior parte delle figure di fronte a te si inginocchiano, probabilmente non per il titolo che tu hai investito, ma per l'oggetto che hai in mano. Tutti i draghi riconoscono una vestigia. I racconti ne fanno parte della leggenda. Sono quelle armi che hanno fermato i primordiali, che hanno combattuto a fianco dei draghi e che hanno fatto sì che il Faerûn, Vetrascaglia, il mondo intero esista ancora. Quando capisco quello che è successo, alzo lo sguardo su queste nuove persone che sono piombate nella mia vita. Cazzo. Già. Immagino che adesso mi dovrete sopportare per un po'. Alle tue parole, pian piano prosegue il funerale. Come deve essere fatto per i re, una pila di legna viene sistemata tutta intorno alla tomba. Una servitrice di Alistrae si avvicina. Il fuoco argenteo, che ricorda la luce della luna, tocca quella pira. In un attimo tutto prende fuoco. Renzao si avvicina a voi. Domani allora voi comincerete il vostro viaggio per cercare alleati? Sì, vostra maestà, il tempo non c'è amico, purtroppo. Quindi sfrutteremo questa giornata ancora per riprenderci, per ritrovare un po' di calma, fare i preparativi e domani con il vostro benestare partiremo per l'incarico che ci avete assegnato. Sì, il mio consiglio è di cominciare da Borealis, la regina dei giganti delle nuvole. Era molto amica di Victor, è probabile che si unirà a voi. E anche, guarda un attimo l'aria, la più pacifica tra tutte, ma non sottovalutate le sue parole e soprattutto il rango che la rappresenta. Farà di tutto, come è stato per noi, per difendere il proprio popolo, ma sarà la più disponibile. Adesso che ci ha dato questi dettagli, vostra maestà, mi sovviene che noi non conosciamo niente di questo posto, dei giganti, delle loro usanze, quindi
se fosse possibile da parte vostra fornirci una mappa, se poteste darci qualche dettaglio su tribù o azioni o popoli di giganti, potrebbe forse facilitare il compito? Alle tue parole guarda Seika. Quando Renzao mi guarda, io mi limito soltanto a fargli un cenno del capo serio. Resto in silenzio alle parole di Jasper, però gli faccio intendere che ho capito e che so che sarà il mio compito. Non so fino a dove questo male si sia annidato e quanti di loro siano corrotti, ma da quello che percepisco e posso aver capito, questo male è in grado di cambiare il cuore delle persone, gli ideali, e mi sembra di capire anche soggiogare il pensiero della libertà. I draghi cromatici non vedono l'ora che questa città accada, quindi se qualcuno è in grado di farlo, sicuramente sta pian piano radunando un esercito. Non abbiamo troppo tempo a disposizione. Cercherò di fermare ogni possibile corruzione da parte del nemico. Sarà per lui impossibile quasi entrare a Vetrascaglia. Quindi possiamo raggiungere Borealis senza pericolo che i cromatici ci attacchino, giusto? Sì, Ok. i giganti comunque non sono sotto la mia giurisdizione. Non sono sotto la giurisdizione dei draghi in generale e loro possono decidere di fare più o meno quello che gli pare, però sono sicuramente l'ago della bilancia. Se c'è qualcosa che è in grado di uccidere un drago è sicuramente un gigante. Beh, grazie. E per la forgia? Sì, avete ragione, per la forgia avete libero accesso, anche perché avete un drago maggiore con voi. Guardo Seika. La vedi abbassare lo sguardo un po'. Probabilmente riconosci della vergogna comunque in questo. Qualsiasi cosa possa servirvi, siete benvenuti. Io mi lascio scappare un verso basso, forse agli occhi di lui può sembrare sprezzante. Ti guarda, qualcosa che non va? Sei diversa da ieri. Diversa? In che modo? Nel modo di una persona che si sente sconfitta. Sì, è vero. Guarda tutti gli altri. Anche voi pensate di essere sconfitti? Sconfitti no, signore. Stanchi abbastanza. Penso di essere stanco, sì. Le nostre gambe continuano a camminare. Io non so cosa abbiate fatto e quali battaglie abbiate affrontato prima di venire qua, ma quello che sta per arrivare è la più grande delle tempeste e arriverà senza batter ciglio, tutte in una volta, e purtroppo lì gli sconfitti non vedranno il giorno dopo. Non voglio mancarle di rispetto, giuro, ma l'abbiamo visto. Siamo noi 4 ad aver visto cosa succederà. Sappiamo bene contro cosa stiamo lottando ed è per questo che nonostante la stanchezza, nonostante il mio sentirmi sconfitta da tutto, siamo qua. Veder morire una persona che ci ha aiutati e che mi ha personalmente aiutata in un momento di bisogno non è una cosa semplice. Penso che lei possa capire. Va bene, allora riposatevi e quando sarete pronti... Vedete che neanche completa la frase e comincia ad allontanarsi. Lo fermo, faccio un passo avanti. Avete detto che possono contare su di voi, maestà? Sì, possono contare su di noi e non chiamarmi maestà. Sei al mio stesso livello, sei un drago anche tu. Potreste ospitarli a palazzo, dare loro un luogo dove riposare, rifocillarsi, recuperare le forze. Certo, c'è anche la tua parte della torre d'avorio che ti aspetta. Farò trovare tutto pronto prima che indica gli altri. Questo gruppo di eroi, combattenti, avventurieri si uniscano a te. Chino il capo, vi ringrazio. Si allontana, fa alcuni passi, poi si ferma come se volesse dirvi qualcosa, ricontinua sui suoi passi. Vi avrei trovato un posto dove riposare, se volete. Grazie, è davvero tanto gentile da parte tua. È il minimo. Vi ho chiesto tanto in queste ore. La nostra stanchezza non è data da quello che ci hai chiesto, che non è assolutamente nulla. Non saremmo venuti qua se non avessimo voluto già noi in primis. Quindi stai facendo tanto e ti ringrazio. Grazie, Seika. Veramente sono io ad esservi grata per la vostra presenza, credo.
affrontare tutto questo da sola sarebbe stato diverso. Indipendentemente da quello che abbiamo fatto noi per te, secondo me sei te quella che ha passato le ore più difficili, quindi visto che domani dovremo partire, ti rigiro l'invito a riposare non appena avrai salutato tuo padre. Ti annuisce. Con il vostro permesso, vostra maestà. Ah, ma no, nel senso diventa rossa di colpo. No, No, non ma vedi è che Jasper davvero. ti sorride. Ma non in questo non si può fare tutta mossa Fermi. sbagliata. No, Fermi. No, è stato bellissimo, è stato perfetto. bellissimo. Bene, possiamo aspettarti a palazzo allora? Possiamo mangiare qualcosa insieme? Sì, certo, vengo con voi. Sicura? Non vuoi? E indica con la testa il funerale. Guarda la salma. È che non ci siamo detti tutto quello che dovevamo, credo. E al momento forse non provo le cose giuste per stare qui, quindi è meglio che sì, me ne vada. Andiamo allora. In giro c'è una sorta di tranquillità, forse più che tranquillità, un silenzio di un lutto che non è solo per i familiari, ma per tutti. Continuate a camminare, vi dirigete verso la Torre d'Avorio. Quando arrivate lì, le guardie si mettono tutte là attenti. Io automaticamente mi fermo, ma perché più per abitudine che altro. Quando mi rendo conto che lo stanno facendo, di nuovo mi schiarisco la voce. Queste persone dovrebbero avere degli alloggi alla torre. Un cenno di assenso, una di loro si divide dal gruppo, si mette davanti a voi, fa da scorta a tutto il gruppo. Lo seguo rigida. Quando entrate nel palazzo l'aria è completamente diversa. Siete come dei proprietari di casa che tornano a casa propria. Sul passaggio tutti si drizzano all'attenti. Una dragonide dalle scaglie dorate si avvicina a te, un vestito leggero che accentua le forme dragoniche abbastanza sviluppate, anche muscolose. E lì davanti a te con un leggero velo. Mia Sire, camere per lei e i suoi ospiti sono pronte. Non è necessario, io non starò qui. Ah, sua madre sarà qui ospite? Non lo so. Io preferirei tornare a casa mia. Però gli eroi ovviamente resteranno. E la cena che ho preparato per voi? Li guardo estremamente in difficoltà. La cena, sì, la cena ovviamente verrà consumata, poi però io preferirei tornare alla mia dimora e vorrei che loro potessero restare qui. Respira, Seika, respira. Si protrae verso Jasper, che è la figura tipo forse vestita un po' più nobiliare anche grazie alla vestigia. Le dimore? Sa di cosa sta parlando? Sono queste le sue dimore? Sì, ma fino a qualche ora fa non lo erano. Era Ah. no, una cittadina. Sono confusa. Vado a preparare il tavolo. E comincia ad allontanarsi. Mi passo una mano fortissimo sulla faccia. Io mi piego vicino a Seika e faccio: ma quindi sai come funziona oppure no? No. Ma non è del mestiere. Un'enorme tavola imbandita, piena di cibo laccato, qualsiasi pietanza voi abbiate mai visto in tutto il Ferun. I tuoi fagiani, Seika, non sono niente rispetto a quello che è lì sul tavolo. Questa è una ferita profonda al mio orgoglio. E c'è la dragonide lì, tutta retta. Io copio quello che fa Jasper, mi interessa. Come dicevo, non è poi così male. C'ha i suoi lati positivi. E mi avvicino al tavolo per mettermi a sedere. Però prima di mettermi a sedere aspetto, perché siamo in un contesto formale, aspetterò prima che si siedano le signorine. Si avvicina a capotavola dove c'è una sedia ovviamente molto più grande, molto più definita. Lei sposta la sedia e ti guarda, sorride e il velo lo intravedi. Non so, avanzo piano, cerco tipo di sistemarmi le pieghe del vestito, ancora macchiato di sangue terra quando mi sono chinata per cacciare, quindi... La dragonide ti guarda mentre ti stai sistemando. No, quelle non sono vesti che si addicono a una... No, andranno benissimo, un passo alla volta. Posso pulirle? No, Sì. ceneremo e basta, grazie. Stringo i braccioli in maniera convulsa per scaricare la tensione. Poi la dragonide si avvicina ancora a te
prima di cominciare, questa notte ha bisogno di compagnia. Ovviamente lo sussurro, però giustamente. Giro nella maniera più raggelante possibile. Come? Sa, è la prima volta che non ho... Cioè, alcune persone... Cioè, ok, farò finta di niente. E si rimette dritta, Non può. No, affatto, grazie. Ok. E in automatico mi viene proprio in mente l'immagine di Renzao, vecchio e saggio. Deciderò di fissare fortissimo un cucchiaino e tutta la mia attenzione verrà scaricata verso quel cucchiaino. Sentite spalancare le porte dietro di voi e la regnante di bronzo entra all'interno del salone. Non ha gli stessi modi di fare di Renzao, completamente opposti probabilmente. Vedete che si sta sgranchendo le ossa. Oh, quindi non mangerò da sola. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Vede che tu sei a capotavola, ti sorride e si siede alla sedia accanto alla tua. Zirestra, credo di aver sbagliato posto. No, Posso- no. Chi prima arriva meglio alloggia. Qual è di bronzo e d'argento? Becca, deve stare zitta. Strappa una coscia, si avvicina a te, quasi come se fosse amichevole. I tuoi amici sono strani, hanno paura di me e comincia a masticare anche animosamente. Credo solo sia una situazione un po' nuova per tutti. Anche per tutti, cioè non sono mai stati in un palazzo reale. Sono così poveri dall'altra parte del mare. Io e mio fratello facciamo parte della famiglia Magister, la famiglia di stregoni più rinomata di Baldur's Gate, quindi no, non siamo poveri. Io sono un capovillaggio, anzi, sono il capo di un circolo dei druidi. Wow. Salve, io sono Archibald. Simpatico il ragazzo. Eh. E poi si avvicina sempre verso Seika e ti sussurra all'orecchio. Ma è occupato per caso? Sì! E prendo il braccio di Archibald praticamente stringendo. Lo è! Zitto, non dico un cazzo. Niente, faccio intanto healing words nel mentre. Poi mi avvicino. Sì, ma io che ho fatto? Rinfodere agli artigli. E levo la mano. Ho una curiosità. Certo. Ho una curiosità che mi accanaglia da ieri. È arrivato il momento che chi meglio di lei può togliermi questa curiosità. Ma se qui tutto è a vostra misura e per noi è estremamente grosso e ci sono degli esseri che voi chiamate giganti, quanto sono grossi? È una bella domanda. Grazie. Dipende se tu all'interno dei giganti intendi anche i titani. Ci sono i giganti dei giganti? Solitamente i capi dei villaggi sono figli di titani, E i titani sono figli di? primordiali. Ma Sono ancora più grandi? primordiali sì, sono, sai, esseri primordiali. Ma per capirci, questa Borealis è una gigante o una titana? Titana è un regnante. E quindi noi come dovremmo approcciarci, come dovremmo comunicarci se siamo infinitesimali rispetto a loro? No, così tanto piccoli. No, ma comunque ci sento. Sarete grandi più o meno quanto ti guarda in piede. Ah, ok, va, allora è fattibile. Rispetto all'Holt lì, quanto saremmo stati grandi? Sì. L'avatar. Vero. Avete combattuto l'Holt? L'avatar di L'abbiamo Lord. sconfitto. Ma pure sconfitta. Diamine, se no non saremmo qui. In pratica il mio dito si è trasformato in una piccola forchetta di legno. Guarda, preso dal momento faccio anche questa mossa proprio... Prendo la bottiglia di vino e inizio a versarla a tutti. Prima alle regnanti, poi Opal, poi... La Dragonide si avvicina a te. Faccio io, non ti preoccupare. No, non c'è bisogno, grazie. Rimane tipo bloccata. E un attimo entri tipo tremolante, poi torna indietro e si sistema. Quando versi il vino, noti il volto della regnante di bronzo divertita da questo atto che tu stai compiendo. Accarezza un attimo la tua pelle, colore particolare per un elfo. Non siamo propriamente, sì, elfi, ma siamo drow, siamo elfi del sottosuolo, dell'Underdark, originari quantomeno. È strano che un uomo si comporti in questo modo. No, In siamo maniera cresciuti- gentile? Siamo cresciuti su, non nell'Underdark. Ha senso.
ha senso. Ah. Ma qui che buono. E nel senso, siamo appena tornati da una ribellione per smettere di avere questi atteggiamenti retrogradi nei confronti degli uomini nell'Underdark. Punti di vista, però sì, retrogradi. Come ci si sente a portare la corona? E guarda Seika proprio dritto negli occhi. Non la sto guardando, sto fissando ancora le posate e bevo dalla mia coppa il vino. Non tocco cibo. È estremamente pesante. Non credo di riuscire ad abituarmici. Si ferma, beve di nuovo. Non? Solo che dubito che mi stia bene e credo che se potessi sceglierei altro. Ti guarda, l'outfit è particolare. Tuo padre era, sì, effettivamente un po' più... Drago? No, stava spesso nella sua forma umana. Gli piaceva tanto. Si sentiva più a suo agio. Mi sta strettissima ogni volta quando devo stare così per giorni interi. Guarda che fare la regnante non significa firmare scartoffie, c'è Renzau per quello. Lui lo fa con piacere. Poi è quello che dice le belle parole, che fa i discorsoni. Io, sai, non vedo l'ora che il cielo si dipinga di rosso e nero col fumo. Sì, sai, quando arriva la battaglia? Quando dovrò trasformarmi e... Oh sì, quello sarà bello. Io mi calo giù tutto il vino, praticamente. Posso fare un'altra domanda? È tipo Certo. No, lo regge bene l'alcol. Leggo bene. Adesso che Seika è stata investita dell'onorificenza di vero drago, ma e lei però non può trasformarsi. No. Non è una cosa che si può ereditare. No, cioè, guardala. Ora, Che ha? così mi sembra esagerato. Perché non potrebbe? Perché devo spiegarti come funziona, come nasce un drago, devo spiegarti. Se ti fa piacere potrebbe No, farmi io piacere. non vorrei. Quando mamma drago e papà drago si incontrano e si vogliono bene. No, io sono veramente Io chiedo, io sono proprio tesa con il bicchiere verso Jasper e faccio Jasper. Sì. Vai. Continua, prego. Mentre Jasper versa, c'è la dragonide che cerca di prendere la bottiglia perché vorrebbe... tu stai facendo il suo dovere, quindi... Non richienzano entro stasera, Jasper. Sheikah, lo mangi quello. Quindi dicevamo, papà drago, mamma drago, copulano e teoricamente hanno un figlio drago, giusto? Sì, e lei però non è interamente un drago. Sheikah, passami quello per favore. Cerco di distrarla. Mi sposto che... Anzi, nella realtà è la prima volta che un drago ha un figlio con... Cioè, lei solitamente esplodono. O comunque non... cosa? Possiamo cambiare argomento? No. Buonissimi fagiani. Ma scusa, No, non mi so esprimere bene in queste cose. neanche un pezzetto? Cioè neanche un po', neanche solo le ali, il soffio di drago? No, ci nasci con quelle cose. Alci tesoro, non è carino. Doug, te puoi trasformarti in un drago? Drag fa le cose così tutti i giorni. Lo so, ma lui è un druido, è diverso. Fa un po' più schifo anche degli altri, però li vogliamo bene comunque. Sì, ma non è carino comunque. Sto valutando i pro e i contro, capito? Di entrambi. Mi fai vedere la vestigia, Seika? Come cosa? Mi ero dissociata totalmente, sovraccarica, sovrastimolata. Il regalo che ti ha fatto tuo padre, la vestigia. L'ho vista per pochi secondi, non... Mi rabuio molto, anche per tutti i discorsi che le sono arrivati. Poggio le mani sul tavolo e mi alzo lentamente. Perdonatemi davvero, credo di dovervi lasciare adesso. Ho bisogno di scuotere la testa, non finisco la frase e mi avvio verso l'uscita. Mentre vai via, tipo, guarda gli altri. Ho detto qualcosa che non dovevo? Sì. No. È solo una giornata pesante e particolare, immagino. Sono stata quindi indelicata. Un po'. No. No, un po'. Sì. Un attimo guarda la sedia di Seika, si allontana un attimo dalla sua, si siede su quella di Seika e si avvicina. Capotavola. Mi affaccio oltre la sedia per arrivare a guardare Jasper e poi ti faccio cenno. Io devo andare? Sì, vai. Io sono dietro così. Io mi alzo, proprio appoggio le mani, mi alzo. Sapete a volte che cosa penso? Che se rimanevo di là era meglio. Io ti osservo, Jasper. Questa è la timeline giusta. Con permesso.
Allora ragazzi, facciamo una piccola pausa veloce. Giusto il momento per dirvi una cosa importantissima. Grazie davvero per essere qui con noi in questa sessione. E per tutto il supporto che ci date ogni volta, questo significa tantissimo per noi. Se ancora non lo fate, ricordate di seguirci. Questo è il modo più semplice per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. E se invece volete darci una mano in più, abbiamo aperto un Patreon con 2 tier super accessibili. Il primo tagliere è di 1,50 €. Non sblocca contenuti extra particolari, ma alla fine vi ringrazieremo in ognuno dei nostri video. È proprio il vi offro un caffè per farci andare avanti in quello che è il nostro progetto. Il secondo tier invece è da 2,50 € e oltre a tutto quello del primo tier riceverete anche 2 artwork illustrati da me ogni mese e 2 token abbinati. Ovviamente trovate il link qui sotto in descrizione. E adesso riprendiamo da dove eravamo rimasti. Insomma, mi affretto per andare dietro a Seika, che mi avrà staccato di un po', immagino. Seika? Ehi, Seika, scusa. Io stavo avanzando a grosse falcate, sentendo questa rabbia che montava, e quando sento effettivamente il mio nome sussulto e mi giro. Jasper? Vengo in pace. La conversazione sulla mia incapacità di diventare un drago non era abbastanza interessante. Ti chiedo scusa. Era genuina curiosità la mia e non volevo che sfociasse in questa cosa qui. Cioè, non pensavo sarebbe stata una tale stronza. Ti chiedo scusa. Non avrei saputo dirlo meglio. Quando frequenti un certo stato sociale, a volte ci vogliono certi epiteti. Mi guardo attorno, io non so niente di questo posto, di come bisognerebbe comportarsi, di come mangiare, con quale posata e con quale compagnia. È tutto troppo improvviso, e chiamarlo regalo. Mio padre è morto. Ho questa corona addosso soltanto perché non ce l'ha più lui. Lo so, ho frequentato molto gente del genere e non tutti quelli che frequentano certe sfere sociali capiscono certe cose. Lei probabilmente, immagino, abbia ereditato il proprio titolo da chi è venuto prima di lei. Non posso dire di capirti al 100%, Seika, perché io non mi sono ritrovato nella tua situazione, però percepisco il tuo disagio, lo vedo. Secondo me, so che è tutto così soverchiante, è tutto nuovo per te, però parti da una cosa alla volta. E alzo la mano con i 2 bicchieri, porgendotene uno. Mi avvicino, prendo una coppa. Io verso del vino entrambi e continuo. Vorrei sfruttare questo momento perché ti devo delle altre scuse. Ieri, quando eravamo qui a parlare con gli altri 2 regnanti, mi sono permesso di impicciarmi dei tuoi affari personali, di chiedere di tuo padre, di vedere tuo padre. Mi dispiace, insomma, non avrei dovuto. È stato un gesto impulsivo. No, tu... Scusa se rido, soltanto che l'unico motivo per cui ho parlato con mio padre è proprio perché me l'hai detto. Non devi chiedermi scusa, anzi, io devo ringraziarti per quello. Questo mi solleva, diciamo, è una cosa su cui ho pensato molto oggi durante, insomma, gli avvenimenti. È un periodo difficile. Per citarti, non posso comprendervi al 100% perché non mi sono trovata nella vostra situazione da quello che raccontate, però sì, sembra più che un periodo difficile, solo che da quello che ho visto non mi sembri non utili agli altri. Ti va se camminiamo nel frattempo? Ti accompagni a casa? Sì? Poi ti ricordi come tornare? Sì, credo di sì. Non sei convinta? Va bene allora. Eh, Beh, è difficile non vedere la Torre d'Avorio, però... Infatti, io ho un po' di difficoltà perché quando Opal ha detto che qualche giorno fa abbiamo affrontato, insomma, un momento difficile e poi si è corretta dicendo un paio di mesi. Sì, Per esempio, quella cosa è stata colpa mia. Quel paio di mesi è stato un mio errore. E il fatto è che sto cercando di capire perché a quanto pare io, Jasper, a differenza dei Jasper di altre dimensioni, mi è stato detto che l'origine dei miei poteri è un po' inusuale. E quindi sto cercando di capire come poter sfruttare questa cosa al meglio, ma non ci sto riuscendo. E questa cosa mi crea un po' di frustrazione ultimamente. bevo un po'. Ecco, qualcuno una volta mi ha detto un passo alla volta, giusto? Dovresti darti un po' di tempo, credo. Quello che non abbiamo, intendi?
È solo che certe cose non si possono forzare, giusto? Credo che non riuscire al momento sia la cosa più naturale di tutte. Mi sorprenderebbe il contrario, mi sorprenderebbe sapere che esiste qualcuno in grado di affrontare tutto questo e pensare subito a come rendersi utile agli altri. Forse mi sto concentrando sulla cosa sbagliata, però quando arriverà il momento dovrò essere in grado di fare qualcosa. Posso farti una domanda un po' strana? Bevo? Sì. Puoi non rispondere se vuoi, ma ti sei perdonato per essere morto? Ti sei perdonato per essere stato la difficoltà, l'errore per gli altri? Non ci avevo mai pensato finora, perché in realtà c'è qualcosa per la quale ancora devo capire se mi posso perdonare, perché io per tornare qui ho fatto un patto che ancora non so cosa comporterà. Comunque un po' mi spaventa questa cosa. Non sono nessuno per giudicare, per cui certo forse dipende dalle conseguenze, però forse un po' puoi perdonarti. In fondo hai fatto tutto quello che era possibile per tornare da loro, per non lasciarli. Io lo rispetto tanto. Avrei voluto che mio padre facesse lo stesso. Però alla fine tuo padre ha fatto la stessa cosa che ho fatto io. No, Ha no. rinunciato all'amore di te e di tua madre per tenerti al sicuro. È diverso, credo sia diverso. Quello che posso dire è che per quanto chiaramente tu lo abbia detestato, e è giusto se tu lo abbia detestato, cioè adesso te sai la verità, questo non cancella però tutto quello che ti hai dovuto subire, non subire, quello che tu hai sentito e tu hai provato in tutti questi anni non viene cancellato, ok? Quindi è giusto che tu lo abbia detestato, però dal mio punto di vista un po' esterno, lui credeva in qualcosa e credeva nell'amore verso di te e di tua madre e ha perseguito quella strada, come tu dici, e secondo me una tale forza di volontà è qualcosa di molto raro. Per quanto sia stato nocivo per te, comunque c'è qualcosa che si può imparare dalla caparbietà, ma anche testardaggine di tuo padre. Io non penso che fosse un santo, come non penso che lo sia nessuno. Scusami un po' troppo, eh? Ci penserò davvero. Invece per quanto riguarda il fatto che non sai come comportarti, ci siamo io e Opal, se vuoi ti possiamo dare una mano. È che io non so neanche se voglio imparare a comportarmi in quel modo. Sale, palazzi, politica non mi interessano. Non credere che sei incatenata a chi che sia, non è così secondo me. Non credere che perché io lo faccia così con scioltezza io mi diverta a farlo. Cioè è una rottura di palle sempre e comunque, perché soprattutto quando c'hai davanti qualcuno a cui vorresti sputare in faccia. Però è un aiuto. Noi adesso andremo a fare questo peregrinaggio e te sei una delle regnanti, quindi secondo me loro si aspettano che tu agisca come tale, almeno in loro presenza. E so che è una rottura, per la causa a volte va fatto questo, a volte va versato del sangue, a volte bisogna resuscitare. Ci saranno dei momenti divertenti, ma ci saranno anche momenti molto frustranti. Passa qualche momento in silenzio, sembra magari che non ti voglia rispondere o che non abbia qualcosa da risponderti, finché non ti dice: se tu potessi scegliere chi essere, qualsiasi cosa sceglieresti adesso? In questo momento cosa vorrei essere? Ma sai che ti dico? Tutto sommato in questo momento mi va bene essere Jasper, in questa passeggiata. Sì, ma al di là del salvare il mondo e salvare le linee temporali, essere l'eroe, l'avventuriere, il magister, che cosa vorresti essere? Vorrei essere soddisfatto di me stesso. A casa mia è laggiù. Sì, scusami. Beh, allora ti ringrazio per aver accettato le mie scuse, ti ringrazio per la compagnia e per, non lo so, esserti un po' aperta con me. Grazie a te del vino, della compagnia e degli ottimi consigli. E non avevo pensato di nuovo alla prospettiva. Beh, è la seconda volta che mi fai rendere conto di qualcosa di importante. Cerca di non perderti nella strada di ritorno. Va bene, ti farò poi sapere domani se ho ritrovato la strada o se mi sono fermata a dormire in una panchina. Buonanotte. Buonanotte.
Archibald, Dagnil, Opal, siete nelle vostre stanze e sentite la temperatura calare. L'avete già sentita questa sensazione? Tacchi riecheggiano dietro le vostre porte. La porta della stanza in cui siete tutti e tre si apre piano piano e c'è la figura di una dragonide che vi guarda. Sì, avrei bisogno dei vostri vestiti se non è un problema. Ops, scusate, sono entrata di botto. Così ve li lavo e ve li preparo per domani. Jasper, tu stai camminando per strada. Tutto intorno a te è come bloccato. Una dolce mano che accarezza la tua spalla. Ti passa davanti. Ce n'hai messo di tempo per dividerti dai tuoi amichetti, eh? Potevi mandarmi un messaggio se era quello che volevi. Oh, non so che cosa è successo, ma da quando vi siete infilati nell'Underdark è stato parecchio complicato riuscire a parlare con voi. Poi siete spariti per non so quanto tempo ed è stato altrettanto complicato riuscire a comunicare con voi. Addirittura non so più che fine abbia fatto Archibald. Sta benone, Archibald. Oh sì, lui sta benone, sicuramente. E tu come stai? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. Ah, grazie comunque. Per? Per avermi fatto vedere dov'è la quinta vestigia. Ti ricordi, vero che abbiamo un patto io e te? Sì, me lo ricordo. Non dovrò intervenire in un dato momento X, non so quando. Bravo. Sì, me lo ricordo ogni santissimo giorno. Ti sussurro all'orecchio. Io l'ho visto quello che succederà. Ho visto il cielo colmo di nubi. Ho visto le fiamme. E ho visto la creatura. Ho anche visto cosa succederà. E non avete bisogno di quella vestigia per andare avanti. In movimento veloce con le dita appare un pugnale. Te lo porge. Perché mi stai dando il pugnale di Archibald? Oh, non è suo questo, è mio. Sì, il pugnale che avevi donato ad Sai Archibald. cosa fa? Te l'ha mai spiegato? Trasportava i cuori delle megere dove più mi serviva. Entro la fine della guerra, quella ragazza non sarà dove mi serve. Il nostro patto cade. Io mi riprendo la vestigia e mi riprende il proprietario della vestigia. Non erano questi patti, però. Oh, ti hanno mai parlato della semantica e di come funziona nel mondo dei fatati? Una vestigia non si può spostare dal proprietario. Quando una vestigia sceglie il proprietario, rimane con lui a meno che non c'è un nuovo proprietario. Puoi divertirti per qualche giorno, ma poi muori. Senti, Tasha, Sì? in questo preciso istante non è che mi fai paura. Cioè, nel senso, so che sei potentissima, stai per diventare una divinità o che so io. Però sono stanco, non mi fai tanta paura. Ti avvicina al tuo volto in una maniera molto melliflua. Senti il pugnale alla fondina nei tuoi pantaloni. Vediamo chi sta giocando, vediamo chi vince. Però ricorda, quali vestigie servono per arrivare alla fine di tutto? Non lo so perché non ho visto la fine di tutto. Non posso entrare nei ricordi di Archibald, mio caro, ma la mia vestigia la vedo. Me ne ricorderò. Fa alcuni passi indietro. Non voglio farti paura, Jasper. Stiamo giocando. Stiamo vedendo chi dei due avrà ragione. Sì, lo so. Vediamo se per quando sarà arrivato quel momento avrò appreso ciò che mi serve. E poi vedremo chi avrà ragione. D'altra parte, sono già morto una volta. È stato un piacere vederti, Jasper, è sempre bello. Ti passa accanto. Non hai paura, quindi? Oh, ne avrai quando giocherò con tutti i tuoi amici. Fin quando sarai rimasto da solo a chiedermi di riprendermi la vestigia e lasciarti strisciante a terra a morire. Abbiamo finito di scherzare. Non siamo più nell'Underdark, non siamo più il Faerun. Siamo alle battute finali, Jasper. E io non voglio perdere. Ma nemmeno noi. Senti un fulmine dietro di te. Poi alcune piccole farfalle multicolori volano ovunque alle tue spalle. E tutto ricomincia a muoversi pian piano, sempre più velocemente, fino a tornare nel nostro presente. Vedo questa vasca. Ah, cose da ricchi. E mi spoglio. Ah, questa bellissima acqua calda. E sono a penzoloni. E mentre sei a penzoloni nella vasca, si sente un click nella porta del bagno dove stai facendo in questo momento il tuo meritato riposo. E la porta si apre. Sta totalmente ignorando la tua presenza. Forse la stanza dove sei è sbagliata. Tipo, io apro un occhio, la vedo, rimango un attimo così e io non ho problemi nel mostrarmi. Si toglie la vestaglia, rimane completamente nudo, dopodiché vede te che sei sulla vasca. E tu cosa ci fai qua? Questa è la mia vasca. Ah, penso di aver sbagliato. Va bene, allora esco totalmente. Immagina tipo la telecamera al contrario, no? Tipo che ti dà le spalle. No, rimani lì. Si sente nell'oscurità. Oh.